Salve a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo di un argomento oggi che lega i nostri sogni, le NDE, e li lega grazie a alcuni studi medici. I nostri sogni sono sempre stati considerati un po' come lo specchio della nostra anima o del nostro subconscio, per chi la vuole vedere in maniera psicologica e non spirituale. È interessante notare come ultimamente la dottoressa Julia Mosbridge, una neuroscienziata che lavora alla Northwestern University, negli USA, ovviamente, negli Stati Uniti d'America, ha concluso dopo 15 anni di ricerche approfondite sui sogni precognitivi, quindi sogni che ci danno un'idea di quello che ci può succedere, che sognare eventi futuri prima che accadano conduce a una verità, quindi che questi sogni premonitori o precognitivi, che dir si voglia, sono veri, danno una verità reale. Inoltre è dimostrato che tra il 15 e il 30% delle persone non ha mai sperimentato questo tipo di sogno nella loro vita. Quindi ci sono un 15-30% di persone che mai fanno sogni precognitivi. Anche così il mistero completo dei sogni rimane irrisolta. Molti esperti del settore affermano che i sogni che non possono essere completamente decifrati perché sono collegati ad altre dimensioni. Quello che sappiamo di certo è che i sogni non dovrebbero essere ignorati dal momento che portano dei messaggi che, se compresi, possano portarci ad alcune verità. Quello che dimostra che hanno dimostrato alcuni medici americani è che molte persone sognano i propri cari defunti prima di morire, prima che questi muoiano. Allora arriviamo ai sogni e visioni dei cari defunti, che si collegano a questo studio fatto dalla dottoressa che abbiamo poc'anzi citato, perché sempre di materiale di sogni si tratta. Le esperienze di fine vita portano spesso dei ricordi o dei segnali che sono riconosciuti in tutta la storia dell'umanità e in tutte le culture. Come diciamo sempre, l'NDE sono un fenomeno universale. Tuttavia i sogni e le visioni dei morenti sono stati liquidati spesso dalla comunità medica come mere allucinazioni. Nessuno aveva chiesto direttamente ai pazienti morenti o provato a quantificare le loro esperienze alla fine della vita fino ad ora. Il dottor Christopher Kerr e il suo team hanno intervistato più di 14.000 malati terminali. Vi ripeto il numero perché è importante, perché è una ricerca veramente grande che sono impegnati a fare questi medici. Hanno intervistato più di 14.000 malati terminali e sono i primi a quantificare e documentare i sogni e le visioni di fine vita direttamente dai pazienti durante i loro ultimi giorni. Quindi hanno chiesto l'autorizzazione e li hanno seguiti passo a passo durante queste che erano considerate fino ad oggi allucinazioni degli ultimi giorni di malattia. La stragrande maggioranza dei pazienti ha riportato almeno un'esperienza di fine vita e ha condiviso un filo conduttore nel contenuto dei propri sogni, scusatemi. Il 72% ha sognato i propri cari defunti, il 59% ha sognato di viaggiare o di prepararsi a partire, il 29% ha sognato i vivi e il 28% ha avuto altre esperienze significative. I ricercatori hanno anche scoperto che diversi tipi di visioni e sogni fornivano diversi livelli di tranquillità. Su una scala da 1 a 5, dove 5 è il più alto livello di tranquillità, di coloro che hanno sognato i propri cari defunti hanno registrato un livello di 4,23. Quelli che hanno sognato la vita erano 3,03. Le persone vicine alla morte spesso riferivano sogni di defunti sui loro letti di morte, solitamente invisibili agli altri infermieri o sanitari presenti nella stanza. Sono entrato
e l'infermiera non ha nemmeno alzato lo sguardo, ha detto il dottor Kerr alla rete televisiva della CBS a Pittsburgh, e lei disse no, non sta morendo. Io dissi perché dici questo? E lei disse beh, sta vedendo sua madre morta. E io dicevo ridendo sì, certo. Quindi il dottor Kerr inizialmente non credeva assolutamente neanche lui a questo tipo di cose, le riteneva delle allucinazioni. In un caso, una donna che stava per morire, chiamata Mary, era a letto circondata dai suoi 4 figli. Un giorno era seduta e cullava un bambino che nessuno poteva vedere. Chiamò la piccola Danny, ma nessuno dei suoi figli si chiamava Danny. Il giorno seguente la sorella di Mary la visitò e disse che Danny era il primo figlio di Maria, un figliolo morto. La perdita è stata così profonda che Mary non ne parlò mai di Danny con nessuno dei figli venuti successivamente e con nessun altro della famiglia. Ma quando affrontò la fine della vita, la sua indescrivibile perdita tornò a lei trasformata in amore e pace. Molti pazienti morenti come Maria hanno ferite fisiche che non possono essere curate, ma attraverso i sogni della fine vita le loro ferite spirituali guariscono. Il dottor Kerr, che è direttore dell'ospizio di Buffalo, situato nello stato di New York, USA, era scettico riguardo a questi eventi, ma i casi investigati hanno cambiato la sua percezione della morte. Tuttavia, ora dice che i dottori non sono preparati ad affrontare questi sogni e nemmeno l'NDE. Ciò che è chiaro, dice, è che le persone affermano universalmente che questo viene percepito come reale e diverso rispetto a qualsiasi altro sogno che ha avuto prima, ha concluso il dottor Kerr. Nella stessa settimana abbiamo visto come gli scienziati stanno cambiando il loro modo di pensare sulla nostra esistenza. La famosa neuroscienziata dottoressa Julia Mosbridge ha detto che i sogni predicono il futuro, e ora il dottor Christopher Kerr ha dimostrato che i morenti vedono i loro cari che sono morti in sogni e visioni prima della loro morte. Quindi tutto questo ci riporta all'NDE. Vediamo che questi sogni, possiamo chiamarli sogni lucidi perché sono sogni reali, l'NDE e le morti condivise sono tutte collegate. Benissimo che anche qualche altro studioso, qualche altro medico, qualche altro scienziato ci abbia riportato in evidenza ciò. Vi metterò qua sotto sottolineati i nomi, che così possiate anche voi fare una ricerca se volete approfondire le fonti. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo excursus nuovamente scientifico sull'NDE. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like perché sono benzina per il canale YouTube. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!